Ciao a tutti, finalmente eccoci qui. Ora ed oggi vi parlerò delle vittorie che mi ha portato il trascorso 2022. È molto importante fissare questo punto in questo canale perché, come sapete benissimo, è il mio diario personale. Non parlerò solo delle vittorie, ma vi parlerò anche delle sconfitte. Però, siccome non so quando mi esce lungo sto video, se lo state vedendo l'11 gennaio, vuol dire che domani uscirà il video delle sconfitte. Se lo state vedendo il 12, va bene così. Allora, le vittorie che hanno caratterizzato il mio percorso. È importantissimo parlarvene, è importantissimo rendervi partecipe di quello che si è realizzato in questi miei 3 anni qui su YouTube. Come sapete, da poco ho raggiunto la monetizzazione del canale, ma non l'ho fatto con requisiti comuni e penso che sia giusto prendersi i meriti dell'essere il primo al mondo ad aver testato una cosa, e quindi sono qui per dirvi cosa. Ad oggi sono il primo canale al mondo ad aver raggiunto i 1000 iscritti con 4 limitazioni sulle spalle. Le mie 4 limitazioni erano, visto che ora ne ho disattivate 2, linguaggio, creazione di contenuto, iscritti non iscritti, ve le spiego tutte, e poi collaborazioni aziendali, che poi sarebbe la limitazione 0. Dunque, la limitazione è 3. Perché sono il primo al mondo ad aver fatto qualcosa del genere? Sul suo primo canale YouTube, non vi sto parlando degli esperimenti sociali che di tanto in tanto creano i big come video tappabuchi. Primo canale, prima esperienza, primo tutto, primo approccio all'attrezzatura, primo approccio all'editing, primo tutto. Dunque, la limitazione nella creazione dei video in cosa consiste? Come potete vedere, o come già sapete, io ho un canale multitematico. Il focus e l'obiettivo di questo canale era quello di riuscire a creare un canale multitematico che però raggruppasse tutte le tipologie di persone. Per intenderci, su Mixtube Ryzen ad oggi abbiamo carnivori e vegani, vegetariani, abbiamo hobbisti, professionisti del fai da te, abbiamo cuochi professionisti, cuochi per passione, studenti. Capite quanto siano diverse queste categorie? Verosimilmente in un ambiente chiuso si darebbero le botte e non lo fanno, stanno qui su Mixtube, stanno qui con me. Un'altra peculiarità del mio canale è quella di non aver mai sfruttato il fattore esponenziale della crescita. C'è stato un video in particolare che ho utilizzato per superare una challenge, una sfida, che aveva come conseguenza l'opportunità di entrare a far parte di un management. Quindi l'unico video che ho strumentalizzato al fine di fare bella impressione è quello dell'alimentatore TX, che come potete vedere mi ha superato le 30.000 visualizzazioni. Pur conoscendo l'argomento e pur potendolo sfruttare nella creazione di contenuti molto simili, che sul mio canale inevitabilmente sarebbero andati bene. Perché dici questo? Perché ho creato un altro alimentatore TX che mi ha fatto 17.000 visualizzazioni. Vi metto in sovraimpressione i dati aggiornati. Quindi non ho mai sfruttato questa cosa perché il mio obiettivo era crescere in maniera etica, e cioè volevo assolutamente, e voglio, visto che ce li ho, l'utenza base di YouTube, dove fino ai 1000 iscritti non avevo delle persone, ma avevo dei supporter, degli incoraggiamenti, delle critiche effettive e reali. Non mi interessava nulla crescere perché limitazione 2.
quella del linguaggio. Sono il primo canale al mondo ad aver dimostrato nel 2022, fate attenzione, nel 2019 in realtà, però nel 2022 ho fatto l'aggiornamento dell'attrezzatura, che con meno di 600 euro si possono fare video YouTube. Mi sono preso i peggiori insulti da parte di alcuni presunti professionisti e istruttori, che però si limitano a fare bla 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 bla. Quindi suca! Con meno di 600 euro ho fatto il canale YouTube. I miei video hanno dal 70 al 170% di tempo di visualizzazione, tant'è vero che durante il primo anno avevo già superato la soglia delle 4.000 ore. Quello che ho fatto prima rivale ora, se no diventa tutto un video a suca. Però, qual è la cosa più importante che vi voglio trasmettere? Non è tanto il flex, che sì, lo faccio perché l'ho fatto, sono in primo al mondo. Però qual era il flex che volevo lanciare? Era quello che, nonostante ci siano determinate convinzioni legate al fatto che YouTube sia effettivamente un lavoro o meno, io ho voluto scegliere una strada totalmente diversa, discostandomi da tutti. Quindi in questi 3 anni, paradossalmente, mi sono preso schiaffi dal pubblico, mi sono preso schiaffi dagli altri creator, mi sono preso schiaffi dalle aziende, eppure sono stato il primo YouTuber al mondo a parlare di collaborazioni anche con 0 iscritti ed avendo un canale piccolo, di cui vi condividerò i segreti in maniera gratuita. Quindi il contatto aziendale fatto quando non vi potete vendere gli iscritti, la riconversione degli iscritti, la tratta delle persone sostanzialmente. Quello è il lavoro dello YouTuber. Io vi do una maniera etica, morale e sostenibile che vi permette di collaborare con qualche azienda. Se poi il vostro obiettivo è quello di fare soldi, allora mirate a fare iscritti. Non scappate. Perché dico questo? Perché sono il primo a collaborare con le aziende alla base. Quindi sostanzialmente io mi occupo di progettistica aziendale oppure di consulenza aziendale legata ai progetti. Quindi sostanzialmente mi occupo di creare dei progetti che possano essere realizzati. Se questi progetti si possono realizzare sul web, avvio praticamente una richiesta dove vado a contattare tutte le realtà o il singolo creator per proporgli questo progetto, ovviamente pagandolo, perché in quel caso io faccio le veci dell'azienda. Le aziende hanno un fondo, questo fondo viene stanziato, si tratta più o meno generalmente di progetti che non vanno quasi mai al di sotto dei 20.000 euro. Questo fondo viene stanziato e il creator deve proporre comunque quello che è il vantaggio che ci può portare. Vi dico sin da subito che la qualità del video è l'ultima cosa che ci interessa quando generalmente chiediamo ad un creator di sponsorizzare il nostro progetto, in quanto miriamo sostanzialmente, tutte le aziende fanno così, cioè questa è la realtà youtubica del 2023, del 2022, del 2021, del 2017 ad ora. Miriamo sostanzialmente alla riconversione, cioè se verosimilmente diamo questi soldi ad una persona con tot numero di iscritti vedendo il nostro prodotto andranno a comprarlo perché Beniamino Benjamin ci ha fatto la pubblicità. Legit, non c'è nulla da nascondere. Quindi avete praticamente davanti agli occhi una persona che è il primo al mondo e come potete vedere qua si va a confermare una cosa che vi ho detto ben 3 anni fa: la fama e il successo su YouTube non sono cose che ti meriti, sono cose che ti danno, perché il social network è legato all'ambiente sociale, e cioè più persone dicono che sei figo, più persone reputano che tu sia una persona famosa. Non serve essere bravi, serve essere conosciuti. La limitazione 1 e la limitazione 0
non ve la descrivo perché sostanzialmente la limitazione 1 e 0 è legata al lavoro che faccio, e cioè avrei potuto sin dall'inizio chiedere ad aziende con cui collaboro di seguire il mio progetto, di supportarlo al fine di realizzare una realtà dove le persone che mi seguivano, lavorando già per le aziende, avevano un passaggio diretto e quindi bye bye micio micio. Andavo a creare una realtà grossissima e quindi di conseguenza anche i dipendenti e le aziende stesse sarebbero diventati dei numeri attivi all'interno del mio canale. Gli ho detto di non seguirmi proprio e che questa cosa non l'avrei mai realizzata. Infatti è dall'inizio di questo canale che vi dico che non venderò mai gli iscritti, piuttosto vado a lavorare. Abbiamo raggiunto la monetizzazione, quindi con altissimi propositi, e approfittando di questo numero altissimo di time view, dell'impegno e della costanza, perché comunque siamo arrivati a 200 video e passa, e grazie alla comunicazione sono 200 video monetizzabili, che non sono pochi, e quindi in questo 2023 andrò a condividere con voi quelli che sono gli effettivi guadagni dello youtuber puro, quindi andrò a parlare dell'ecosistema YouTube, quindi guadagni derivanti dalle live che inizierò a fare, guadagni derivanti dagli abbonamenti, guadagni che derivano dalle pubblicità di YouTube, quindi l'intero ecosistema di YouTube ve lo andrò a strutturare. Ovviamente andrò a strutturare anche quelle che sono le spese relative al canale, ma di questo ve ne parlerò in un video dedicato, in quanto il mio planning si è evoluto esponenzialmente. Tant'è vero che quest'anno ha preso forma, è diventato praticamente un libro. Condividerò tutto gratuitamente con voi, ci saranno delle sezioni che condividerò in abbonamento, perché grandissima cosa che ho imparato in 3 anni di esperienza su YouTube: se chiedi anche solo 5 euro ad una persona avrai sicuramente più rispetto di chi quella nozione ce l'ha gratis. Inoltre tutte le persone a cui ho regalato nozioni in questo periodo poi sono state le prime a farmi una donazione, e sul dispensare per le porci onestamente mi tengo delle riserve, anche perché, ve lo ripeto, 3 anni io ho fatto grandissime cose e comunque mi sono beccato da un lato dall'altro proprio perché non ero inquadrato nella caratteristica di un canale tipico. Revenge. Quindi ad oggi so come mi devo muovere, per fortuna, che è anche il motivo per cui ci tengo tantissimo a crescere lentamente, perché il mondo social è particolare. Un altro piccolissimo vanto, poi la smetto, ce ne sono altri, ma aspetto di vedere se voi siete curiosi di saperli, o se già li sapete scrivetemeli qua sotto. Chi mi segue da un bel po' probabilmente avrà notato qualche mio pregio. Un altro piccolo vanto è quello che sono finito 2 volte sul giornale, ma non per cose che promettevo e quindi bla 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 bla, ma per cose che concretamente ho fatto. Ho avviato delle iniziative che aiutano le persone, mentre gli altri mi chiedevano i soldi per avere una mano. Sto per avviare altri progetti dove gli altri mi chiedevano i soldi per realizzarli, lo sto facendo da solo. Ho sempre avuto il focus di, anche se aiuto una sola persona, è sempre meglio che farsi i fatti propri e non aiutare più nessuno. Non miro ad essere quella persona che voi domani dite wow, quello è un punto di riferimento, sono stronzate. Quando una persona vuole fare qualcosa di etico, di morale, ci deve investire il tempo. Il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo. Voi lo investite guardando il mio contenuto, io lo investo creando un contenuto per voi, anche se, ripeto, questo è il mio diario personale, quindi quel contenuto magari lo farei ugualmente. Cosa accade quando si deve aiutare altre persone? Che devi decidere come investire al meglio il tuo tempo. Tuttavia penso che se una causa ti piace e vuoi dare davvero una mano a qualcuno, non devi aspettare di avere lo sponsor dietro, ma ti devi muovere.
E questo lo farò con i progetti green, come lo farò anche con iniziative personali che non vedranno mai la luce qui su YouTube, nell'aiuto di persone con difficoltà oppure nell'aiuto di malati terminali, ma questo lo farò nella mia vita privata, perché come sapete quest'anno ci ha portato anche delle perdite pesanti e sostanzialmente non ho interesse nel dare la priorità alla creazione di un video, per il semplice fatto che stare lì con la telecamera a riprendere mentre stai aiutando qualcuno, voglio dire, è anche... la vedo poco rispettosa. Poi è giusto far conoscere le realtà alle persone, e questo è un altro paio di maniche. Se si dovessero evolvere, sarò comunque il primo youtuber a fare una determinata cosa. Seguite la playlist antifruffa, perché lì presto andrò a parlare del soggetto beneficenza a pagamento, poi ce ne saranno delle belle. Dunque, queste sono le vittorie che questo 2022 mi ha portato. Ora, tutti mi davano per spacciato sin da quando ho caricato il primo video sul canale. Come potete vedere sono qui con 1000 iscritti, con tanti amici, con tante persone che mi rispettano, con una community variegata e con tante mentalità diverse che comunque non fanno altro che ispirare la mia persona. Ho settato un qualcosa che nessuno ha mai avuto il coraggio di fare prima e di avviare prima, con le dovute conseguenze che non necessariamente saranno positive, però l'ho fatto, e quindi vorrei ringraziarvi con tutto il cuore per aver reso possibile questo. Ve lo ripeto di nuovo, la possibilità di un creator di creare i video viene data dal pubblico che lo segue. Un creator senza il suo pubblico non vale nulla. Quindi vi ringrazio.